Ci sono mille modi per scoprire la storia dell'arte: viaggi, video, film, saggi, biografie, testi di storia dell'arte. Ma qual è il miglior modo per scoprire le idee, le emozioni e le vite dietro la storia dell'arte, se non leggerla direttamente dai libri scritti dagli artisti? Io sono Clelia e oggi vi consiglio 6 libri scritti da artisti che vale davvero la pena leggere. Leggere è una delle mie passioni, ma soprattutto è uno dei modi attraverso i quali scopro me stessa e il mondo che mi circonda. In fatto di libri poi non leggo proprio tutto. Come tutti ovviamente ho dei generi preferiti in generale o legati al periodo. Ma una cosa è certa, molte delle mie letture sono legate al mondo dell'arte e tra queste biografie o libri scritti dagli artisti sono per me sempre i più interessanti da leggere. Ricordo perfettamente qual è stato il mio primo libro scritto da un artista che ho letto ai tempi dell'università ed è lo stesso di cui vi racconto oggi per primo. Uno di quei libri che sono certa molti di noi hanno ricevuto come regalo o letto su un consiglio di un amico, Le lettere a Theo di Van Gogh. Probabilmente se non fosse per queste lettere, molto di ciò che sappiamo di Van Gogh sarebbe rimasto misterioso e in un certo senso non detto. Si tratta infatti di una raccolta di 97 delle quasi 700 lettere inviate da Vincent Van Gogh a suo fratello Theo nel corso di tutta la loro vita. Queste in particolare coprono circa 18 anni, dall'agosto 1872 fino al luglio 1890, un paio di giorni prima della morte di Van Gogh. Secondo me hanno il grande pregio di farci scoprire come Van Gogh fosse un artista a tutto tondo, cioè anche le lettere sono un capolavoro in un certo senso. Aiutano moltissimo a scoprire davvero le sue idee sulla natura, l'arte e la vita, anche perché il rapporto tra i due era molto intenso, quasi maniacale, per via dell'affetto che li legava e quindi sono lettere molto intime a volte. All'interno del libro vengono riportate in maniera integrale, quindi hanno lunghezze differenti e mentre alcune sono così interessanti da essere sottolineate o rilette, altre invece si fanno rileggere perché aiutano nella narrazione. Si tratta di uno di quei libri che vale la pena leggere e secondo me anche regalare a chi come noi è appassionato d'arte e delle sue opere in particolare. Il secondo libro è Weiweiismi di Ai Weiwei. Mi ricordo di averlo comprato con mia madre alla Feltrinelli di Palermo nell'anno in cui ho preparato arte contemporanea in triennale. Sentivo sempre di più di essere catturata da questo mondo così rivoluzionario e non ci ho pensato due volte. Adesso compro libri cartacei con molta più attenzione e leggo praticamente tutto in ebook per evitare di possedere proprio fisicamente troppi libri. Ma questo sono felice di averlo ancora nella mia libreria in camera a casa dei miei. Si tratta di una raccolta di idee, un vero e proprio flusso di citazioni o brevi pensieri dell'artista cinese Ai Weiwei. Il libro è stato pubblicato nel 2013 e, proprio come le sue opere, nasce da una critica diretta delle violazioni dei diritti umani del governo cinese e ha provocato un forte dibattito politico. Si tratta di stralci di suoi articoli di giornale, post di Twitter o risposte ad interviste, nate come reazione ad alcuni eventi dal 2008. Ad esempio, le Olimpiadi di Pechino, il terremoto in Cina o il periodo di 81 giorni in prigione. Weiweiismi è organizzato intorno a 6 tematiche principali, infatti: libertà di espressione, arte e attivismo, governo e scelte morali, il mondo digitale, la storia, il futuro e delle riflessioni personali per chiudere. Un libro scorrevole, sintetico, ma profondo al tempo stesso. Il prossimo libro viene consigliato spessissimo come lettura di approfondimento, addirittura regalato come se fosse un classico, e probabilmente lo è. Ma secondo me è molto più complesso di quello che sembra. Si tratta dello Spirituale nell'arte di Kandinsky, un libro che, per chi ama l'arte astratta o la filosofia dell'arte, è davvero un classico, ma non per tutti. Quindi prima di comprarlo o regalarlo pensateci su un attimo. Io ve lo consiglio oggi perché apre le porte alla scoperta di un artista, Kandinsky, che ha cambiato il nostro approccio all'opera d'arte di per sé e insieme ad altri all'inizio del Novecento ci ha liberati da molti preconcetti dell'arte tradizionale. Il testo si divide in due parti che potremmo racchiudere in due concetti fondamentali: forma e colore. La prima parte del libro si concentra infatti sulla forma e sui significati filosofici e spirituali, e la seconda parte invece è dedicata alla pittura e in particolare al colore. Inoltre in questa seconda parte sono molto interessanti alcune pagine dedicate all'artista, allo scopo del suo esprimersi e alla sua natura.
Quindi un libro super consigliato da me, ma che va letto in un periodo in cui si è allenati alla lettura o particolarmente invogliati. Un altro libro che è considerato un classico da leggere sono i Diari di Andy Warhol, un libro immenso e davvero unico. Questo è un esempio un po' particolare perché al contrario di tutti gli altri testi, Warhol in questo non ha effettivamente scritto questi diari, però li ha dettati raccontando cosa gli accadeva quasi ogni giorno per 11 anni. Non aspettatevi una lettura intima, come si potrebbe immaginare da un diario. Io la vedo come una reportistica delle cose che gli accadevano ogni giorno. Tra l'altro è tutto datato giorno per giorno, ma scritto al passato, perché Warhol la mattina chiamava la sua assistente e le raccontava quello che era successo il giorno prima. Le persone che aveva incontrato, qualche idea che aveva scambiato. Di questo libro ci sono due cose che lo rendono concettualmente un capolavoro. L'idea di Warhol di raccontare ogni giorno della sua esistenza per così tanto tempo fa capire quanto fosse egocentrico e al tempo stesso sveglio, perché ci ha regalato un pezzo di storia. E poi a me sorprende come fosse sempre avanti coi tempi, perché non ha fatto altro che darci un assaggio delle stories di Instagram in cui ci vengono riportati i fatti delle giornate di molte delle persone che seguiamo quotidianamente, oppure i vlog su YouTube in cui seguiamo le vicende personali di altre persone. Un genio anche nell'anticipare questo. E a proposito di geni, il prossimo libro che vi consiglio lo ha scritto insieme a molti altri libri nella storia della sua carriera da artista, il genio del surrealismo, Salvador Dalì, e si intitola La mia vita segreta. Di libri di Dalì da leggere ce ne sarebbero diversi, ma questo è proprio interessante concettualmente. Dalì infatti ci sta dicendo: leggi questo libro se vuoi scoprire qualcosa in più su di me. Se vuoi conoscere i miei segreti, la mia vita, eccoli a te e te li racconto io stesso, perché sono l'unico che può farlo. Il libro è diviso in tre parti principali, racconta la sua vita segreta fino a quel momento. La prima parte è dedicata alla sua nascita e alla sua infanzia, è divisa tra ricordi veri e ricordi creati dalla fantasia. La seconda parte è legata alla scuola d'arte, alla sua adolescenza e poi infine la terza è tutta sull'essere adulto e il surrealismo. Un libro interessante, ovviamente, scritto da un egocentrico patentato, ma allo stesso tempo un genio, imperdibile da leggere e poi da integrare appunto con gli altri suoi libri, secondo me. Infine vi voglio raccontare del mio preferito dei 6 libri di oggi, Attraversare i muri di Marina Abramovic. Penso sia uno dei libri più belli che io abbia mai letto in tutta la mia vita, uno di quelli che chiunque dovrebbe leggere e che io stessa penso regalerò a un paio di persone nei prossimi giorni per Natale. Il libro è uscito nel 2018 ed è un racconto scorrevole, lucido, coinvolgente, appassionato e reale della storia di Marina Abramovic. Storia raccontata da lei. Inizia con la sua infanzia, parla del rapporto interrotto con il padre, della prepotenza e cattiveria a volte della madre, ma poi racconta anche del periodo di studi, della scoperta della performance, della passione per i primi lavori e racconta dell'intensità delle prime performance in maniera quasi catartica. E arriva a raccontare poi più avanti diversi episodi e opere dell'artista. Il centro del libro è lei, anche se vengono raccontati il rapporto con Ulai, i viaggi, la divisione sulla muraglia cinese. Non voglio davvero fare spoiler troppo perché è una storia di vita, scorre velocissimo e non annoia, quindi va davvero letto. Fatemi sapere nei commenti se avete altri suggerimenti su libri scritti dagli artisti che secondo voi sono imperdibili. E se questo video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video legati ad arte, viaggi e mercato. Grazie e alla prossima!